Buonasera a tutti gli ascoltatori, sia chi ci segue dai social, sia chi ci segue da YouTube. Parlo ovviamente sempre un po' lentamente per dare modo a tutti di collegarsi. Iniziano ad arrivare i primi ascoltatori. E oggi è una serata particolare. Abbiamo in nostra compagnia un amico, un professionista, un veterinario che viene dalla Spagna, Ignasi Casas. Ignasi è una persona conosciuta in tutto il mondo insomma, per la sua grande esperienza nel mondo dell'endurance, ma manderei prima la sigla, dopodiché faremo una breve presentazione sua. Ho il suo curriculum davanti, quindi come vedete ho anche la sua foto e poi lo presenteremo. Quindi Davide, andiamo con la sigla e poi direttamente con Ignasi, via. Eccoci di nuovo nello studio virtuale con Ignasi Casas, dicevo, veterinario che ovviamente si è laureato in Spagna, ma ha studiato, insomma, ha fatto un bel giro del mondo come tanti suoi colleghi, dall'Italia agli Stati Uniti, alla Germania, alla Svezia, all'Inghilterra. È un veterinario specializzato chiaramente nella fisiologia del cavallo da endurance e quindi il suo allenamento del cavallo da endurance. Ha studiato e lavorato poi a Milano, quindi a casa nostra qui in Italia, a Newmarket in Inghilterra, da Sheikh Mohammed a Dubai, ad Abu Dhabi nello Vrzan Stable, in Saudi Arabia con a casa di Tarek Taher, e continua in Spagna, bla bla bla, poi avremo modo di sviscerarlo. A Ignasi, allora un saluto, benvenuto e buenas tarde, come si dice da voi. A te la parola per un primo saluto, un primo passaggio, vai. Buenas tardes, buonasera a tutti. Grazie a tutti per l'invito. Bene, abbiamo Ignasi che ovviamente abbiamo il piacere di avere anche una persona, un veterinario che parla molto molto bene la nostra lingua, ma comunque l'idioma è lo mismo, no? Si dice, quindi gli spagnoli potranno capirci e speriamo prossimi giorni rimanderemo in diretta la trasmissione con i sottotitoli in inglese per dare modo a tutti di vedere. Inizia la gente a salutarti qui, Gaetano Ambrosio, poi diremo a tutti, oggi è il compleanno tra l'altro di Gaetano che ti saluta in tempo reale. Allora, entriamo pian piano, diciamo, in punta di piedi in quello che è il cuore della trasmissione. Parliamo prima della situazione dell'endurance nel tuo paese e nel nostro paese. Diciamo, la prima domanda che io volevo farti è questa. Noi in Italia abbiamo un grande problema, ovvero l'alternanza ai vertici del settore dell'endurance. Quindi ogni anno, ogni 2 anni cambia continuamente l'asset del dipartimento di endurance. Secondo te questo ovviamente è positivo e negativo per la continuità dei risultati ottenuti? Vediamo che la Spagna, insomma, di risultati ne ha ottenuti parecchi, per cui dimmi un tuo pensiero innanzitutto su questo, vai. Ma prima voglio salutare tutti perché vedo adesso Lara, Gaetano, tanti, auguri Gaetano. E dopo parliamo un po' di questa domanda. Sai, alla fine è difficile, ogni paese ha le sue cose, è difficile parlare dell'Italia così da lontano, no? Io posso dire la mia esperienza. Qua in Spagna abbiamo la fortuna che abbiamo tanta fiducia della federazione e riusciamo veramente a lavorare a lungo, no? Siamo capaci di fare la programmazione, di avere la gestione, abbiamo riuscito a impostare il nostro sistema per un tempo lungo. Adesso dal 2012, sono parecchi anni, no? Ma è vero che alla fine le federazioni vogliono risultati. Noi abbiamo avuto la fortuna che abbiamo avuto subito dei buoni risultati e quello ci ha dato la fiducia e quello ci permette di lavorare più tranquilli. Io credo che chiaramente è meglio avere un gruppo di tecnici. Io sono fortunato, c'è un gruppo di gente che lavora con me, come Fabrizio Pochesci, come Dani Fenò, come Rafa Garrido,
come Marco Villamore e altri, no? È vero che alla fine hai bisogno di tanta gente e avere una programmazione lunga, no? Perché è difficile avere dei grandi risultati in 1 o 2 anni. Certo, certo, sicuramente la programmazione alla lunga è importante. Noi purtroppo siamo un paese dove, nonostante comunque ci siano stati dei risultati, sono cambiati i CT, i veterinari, per cui non c'è forse un po' troppa politica, ma speriamo che quest'anno sia la volta buona che cambierà. Intanto ti saluta un sacco di amici, da Marcello Conte, dal Qatar ti saluta, ciao Ighi, Monica Mira, credo che sia in Portogallo, insomma tanti amici, Lara Ligato che le mando un forte abbraccio. Sì, viviamo un momento tra l'altro difficile, volevo chiederti com'è la situazione Covid in Spagna, anche per rispetto insomma dei ammalati e delle vittime che ci stanno purtroppo continuando ad essere. Come state lì in Catalogna? Vi ricordo che Ignasi ci sta parlando credo da Vic, da casa tua, quindi in Catalogna. Com'è la situazione lì da voi? Io sono a Vic, nella zona centro della Catalogna, non lontano di Barcellona. Per fortuna il giorno al giorno si fa una vita normale, diciamo, no? È vero che tutta questa situazione del coronavirus ha complicato la vita a tutti e fa le cose molto più complicate e difficili, no? Ma diciamo che tutti insieme riusciamo ad andare avanti parecchio bene. Per fortuna non ci sono gente molto vicina coinvolta, o i casi che abbiamo avuto di gente, di amici, famiglia, sono stati sempre positivi, hanno andato avanti bene. Allora diciamo che abbiamo riuscito a tirare avanti, a andare avanti bene le gare, no? Sempre con tutta la precauzione di tutte le distanze, tutte le mascherine, tutto quello, ma riusciamo ad andare avanti bene. Per adesso Okay. siamo abbastanza tranquilli. Beh sì, questo è questo è importante, questa è la cosa più importante, ahimè, in questo stranissimo e difficile periodo qui con quasi 2 anni, insomma ci avviciniamo ai 2 anni. Comunque vabbè, oggi non parliamo di questo, rilassiamoci. Purtroppo c'è Mister Ali Touaissi che, dice che non capisce, "We don't understand nothing". Sorry Mister Ali, we will publish, as soon as possible this interview in English, okay, with the subtitle. So sorry, you can only see our beautiful face for now. Ok, poi tradurremo la rivista e l'intervista se è possibile, non è così facile. Fernando Carrillo, siamo tantissimi, Elena Menaldino che ci salutano. Intanto colgo l'occasione, Ignasi, prima che dimentico di dirti che mi hanno appena detto poco fa che un tuo cavallo ieri ha vinto la categoria 30 km qui in Italia durante il campionato italiano Under 14. Quindi complimenti, tu non lo sapevi, ma so che hai dei cavalli qui in Italia. Tra l'altro a Vittorito, in occasione del campionato italiano Young Rider, si è corsa anche una CEI 2 Stelle Open, dove ha corso con un altro tuo cavallo, Marco Angeli, che è il mio grandissimo amico ciclista, perché devi sapere che lui era un forte ciclista professionista, correva con Cunego, ha lavorato parecchio con grossi ciclisti, poi si è dato all'endurance, quindi si è dato all'ippica, come diciamo noi, e quindi lo salutiamo, è arrivato sesto appunto con una tua cavalla. Vabbè, è questa una piccola parentesi così, prima di entrare piano piano, perché come vedi e come vedete, qui dietro io per farti incazzare meglio ti ho messo la fotografia di Tryon, quindi qua vedete Giuma Punti e il team dietro. E poi se poi ci fai caso, qui dietro, guarda, te la indico, qui dietro c'è la Sì, tua testa mi vedo. bionda, quindi ti ho beccato, io ero lì, qui stava per iniziare a piovere di brutto, mi ricordo, quindi ti ho beccato e ho detto devo scegliere questa foto proprio per iniziare poi a parlarti della seconda domanda. È inutile nasconderci, cioè la situazione sta sfuggendo di mano. Voi eravate in forze con un bel team, con Stefan, con altri amici in FEI. Poi è successo Tryon.
e ci hanno dimenticato. Cosa è successo, Ignasi? Iniziamo a parlarne per poi andare un po' più sullo specifico con il discorso UAE e company, via. Dai, prima Adelante, ringraziare come si tutti. dice? Scusa, dimmi. Dicevo, come si dice adelante quando passo la Sì, parola a sì, te? adelante. Adelante. Primo ringraziare tutti questi cavalieri italiani che stanno tenendo cura dei miei cavalli, perché veramente sono molto contento di questi risultati. E dopo Tryon, sì, è proprio un punto di non ritorno, diciamo. Diciamo che Tryon è stato peggio di quello, non si può trovare, no? È una cosa incredibile. Quelli che siamo stati lì non capiamo ancora cosa è successo, no? Allora bisogna essere positivo, anche se io sono stato uno dei più. Ignasi, Sì. perdonami Ignasi, c'è una persona che voleva salutarti dal vivo, eccola qua, guarda, Ah. guarda chi è arrivato qua a farti un Ciao saluto. Fabrizio, come va? Buonasera capo, come stai? Come va? Tutto bene? Io bene, tu? Sono Tutto contento, bene? Qua Sei contento? mi sento un po' a caramba, che sorpresa Fabrizio, c'è una Bene, trasmissione bene. Ignasi che fa le sorprese e non potevo esimermi da chiamare Fabrizio per farci compagnia e darci manforte. Non è stato facile, perché Fabrizio, cioè, non è social, è asocial, quindi non è stato facile. Se No, volete no. scambiarvi due chiacchiere, perché Fabrizio stavamo entrando proprio nel cuore della trasmissione. Vai, scambiatevi voi un segno di pace, un saluto, Sì, via. no, no, in pace siamo in pace, quindi mi fa piacere vederlo perché quest'anno purtroppo con il Covid sono andato poche volte in Spagna e sono contento che è in questa trasmissione, che parla perché per me è un grande esponente dell'endurance mondiale, quindi mi fa piacere che parli per noi in Italia. Io sono molto contento, devo ringraziare Fabrizio perché lui è una persona molto importante per me e per tutti nell'endurance, e soprattutto perché so che quest'anno è stato un anno molto difficile per lui e lui è sempre molto disponibile. Devo ringraziarlo perché è proprio una persona molto brava. Perfetto, bene, E sono lui è stato contento. anche con tutti noi a Tryon, anche lui ha vissuto tutto il casino, sai, anche lui capisce bene tutta la situazione lì in America, no? Purtroppo c'ero, quindi so tutto. E io vi vedevo e vi fotografavo mentre saltavate da una nazione all'altra. Mamma mia, veramente è stata un'esperienza assurda. Cioè, se uno si ripensa, veramente. Ancora spesso mi ricordo appunto la partenza che io feci a piedi e poi scesi sotto una vallata e mi ritrovai dopo 20 minuti nel punto di partenza. Quindi non capivo cosa fosse successo. Comunque, poi l'abbiamo capito. E Stefano Daneri, che è stato vi saluta e dice: non ci posso credere, il professor Pochesci ci voleva Ignasi per tirarlo fuori. Volevo salutare Stefano, ci siamo sentiti ieri o l'altro ieri via WhatsApp e gli ho detto: Stefano, mi devi dire, dammi una domanda tosta da fare a Ignasi. Mi ho detto: ci penso, ma tanto andrete da soli per la vostra strada. Comunque, scusate diciamo, l'euforia, ma sono veramente contento, insomma, di avervi fatto incontrare davanti a un bel pubblico. Abbiamo un centinaio di persone fisse che ci stanno seguendo, che è il numero abbastanza alto. Quindi Rui Pereira, Massobrio, Nogueira, tutti, poi li ringrazieremo tutti. Ignasi ci stava dicendo qualcosa e l'abbiamo interrotto. Allora, continuiamo lato serio. Vai, adelante. No, io dico che alla fine Tryon è stato un punto di non ritorno, ma alla fine è stato tutto negativo, no? O quasi tutto, no? Perché c'è stato sempre cose positive, no? Perché a livello nostro, a livello di cavalli, a livello di cavalieri, a livello della nostra gente, tutti insieme abbiamo fatto tutto per andare avanti, per tirare la gara avanti, no? Il problema è che adesso bisogna essere positivo, no? Tutto quello che è successo, sono già 2 anni passati. Il problema è che la FEI non ha usato questa esperienza per capire niente, no? E noi dobbiamo essere capaci di tirare avanti il nostro sport merita tantissimo, no? E dobbiamo trovare la formula perché la FEI capisce l'endurance. Alla fine il problema è che
che quelli che gestiscono l'endurance non stanno capendo la realtà di questo sport. Non so se è perché non lo capiscono o perché non sono interessati. Come dicevi te prima, no? Quando io ero nel comitato con Stéphane Chassel, abbiamo riuscito un po' a cominciare a parlare, a fargli capire le cose. Dopo Tryon hanno dissolto il comitato e adesso abbiamo un comitato che non è funzionante, neanche esiste. No? Quest'anno il comitato FEI non ha avuto neanche un meeting. Sai, questa situazione è molto complicata perché l'endurance merita gente molto preparata, molto professionista, proprio che lavora per questo sport, no? E quello non l'abbiamo. Sai, tutto quello che è successo prima a Tryon, anche altri problemi, bisognerebbe usarlo per imparare, no? E invece non è così, no? Sai, dopo possiamo parlare tantissimo del giudizio, di quello che è successo con me, tutte queste cose, ma alla fine diventa troppo politico tutto, no? Sì, È sì, meglio parlare di sport. ci siamo già detti fuori onda di non andare troppo sul politico, ma non per altro, perché comunque si toccano dei tasti che poi forse non interessano realmente poi al cavaliere quello finale, se non a quelli che hanno fatto dell'endurance un proprio lavoro, perché come mi diceva anche Stefano Daneri all'inizio diciamo, di questa mia esperienza con endurance e dintorni, era il caso di creare due endurance diverse, no? Un'endurance di professionisti, un'endurance di amatori, proprio per non mischiare le carte, per non fare di tutto un fascio. Rispondo velocemente a Marcello Conte, mi dice dobbiamo farla in inglese, assolutamente, visto il successo la faremo tranquillamente in inglese, non c'è problema. Sai che abbiamo una scuola di lingua inglese e cinese qui da me nell'altra parte dello studio, io sono in uno studio di registrazione, dall'altra parte abbiamo una scuola inglese, quindi non ci mancano interpreti bravissime, tra l'altro, e molto belle, quindi farà anche comodo. Il mio inglese è abbastanza buono, ma insomma non vorrei incorrere in qualche errore di ortografia che vengo bacchettato immediatamente. Comunque torniamo al discorso FEI. Fabrizio, tu ci ascolti, ma tanto sai benissimo già il pensiero di Ignasi al quale volevo chiedere, ma tanti stanno parlando di voci di alternative alla FEI, ovvero la creazione di possibili fantomatiche seconde associazioni, specialmente negli Emirati Arabi. Ma tu la vedi una cosa possibile, plausibile, oppure, come già ci siamo detti, è abbastanza difficile immaginare che tutto il mondo sottoscriva, diciamo, una nuova federazione, come ti successe a te a Tryon quando hai cercato di trovare delle firme, ne hai trovate parecchie, ma non ne hai trovate tutte, quindi è molto difficile. Cosa ne pensi di questo? Cosa andremo a cosa andremo incontro se gli Emirati facessero un passo del genere? Dai, alla fine tutti abbiamo questo sonno, no? Tutti diciamo dobbiamo staccare la fede, dobbiamo andare da soli, dobbiamo essere capaci di gestire noi il nostro sport. Quello sarebbe l'ideale, no? Come il Jockey Club per il galoppo o il polo per il gioco del polo, ma la realtà è che noi siamo dentro tutte le federazioni, ogni paese ha la sua federazione nazionale che gestisce l'endurance a livello nazionale e dopo che è dentro la FEI. Non è tanto facile uscire dalla FEI, anche delle federazioni, e fare un altro sport, no? Se la FEI non ci manda fuori, è molto difficile che tutti insieme facciamo un altro sport da soli, perché come hai detto te, no? Io a Tryon ho cercato di avere tutti i paesi insieme perché era chiaro che quello era un disastro e non abbiamo riuscito ad avere tutte le firme di tutti i paesi, perché alla fine ogni paese ha il suo interesse e bisogna rispettarlo, no? Non tutti hanno la stessa politica, o qualcuna federazione nazionale è più forte sul salto ostacoli, sai, tutto quello alla fine conta, no? L'ideale sarebbe avere una federazione internazionale che gestisce solo l'endurance, ma io credo che è difficile. Io sarei disposto, non c'è problema, per me sarebbe ideale, ma dobbiamo capire bene la realtà è che siamo nella FEI, la FEI
non è chiara. Dice che non ama lo sport, che non è d'accordo con quello che succede sull'endurance, che vuole fare diventare l'endurance come prima, che vuole fare diventare l'endurance come uno sport amatoriale, ma la realtà è che lo sport dell'endurance è diventato professionista. No? È come dire che vogliamo anche che i cavalli di salto ostacoli non sono professionisti. Dai, tutto lo sport mondiale è professionista, no? La realtà è così. Allora io credo che è importante che fino a che siamo dentro la FEI sia gestita per gente di endurance. Per me la cosa più importante è quella. Ma ok, ma cosa succederebbe? Allora, prima ci siamo detti, tutti sanno, gli Emirati Arabi, lo sceicco in particolare di Dubai o di Abu Dhabi, cioè per loro ovviamente tutto ciò è uno sport, è un divertimento, no? Quindi si sta rischiando di allontanarli. Io ad esempio già so che molti, non per tornare al ciclismo, ma negli Emirati Arabi sta andando molto forte il ciclismo. L'arabo comunque va spesso dove c'è anche un'attrattiva a livello di hobby, a livello di sport, quindi si sta rischiando veramente di esasperare la loro pazienza, perché come tu sai, tanti, come noi, io, tu e tanti altri, lavoriamo moltissimo nel mondo dell'endurance, viviamo grazie all'endurance. Quindi si rischia di allontanarli definitivamente. Cosa succederebbe all'endurance in Europa, ad esempio, se gli Emirati Arabi decidessero, già li stanno chiudendo, ma di chiuderli definitivamente, perché Meydan ha avuto dei problemi, insomma, a livello di azienda, quindi credo sia in amministrazione controllata. Volevo rispondere, poi ti ripasso la parola, poi passiamo a Fabrizio, Al-Hammadi che ci chiedeva anche lui di parlare inglese. Mr. Al-Hammadi, we will translate soon, as soon as possible, this transmission for all the people that need to watch and to understand. Sorry for this. Quindi dicevamo, cosa potrebbe succedere a un'Europa che dipende quasi completamente dal mondo arabo, e poi anche Fabrizio ci dirà la sua. Vai, Ignasi. Sì, chiaramente i paesi arabi, Emirati, Bahrain, Qatar, tutti questi paesi sono molto importanti per lo sviluppo dello sport, perché alla fine fanno girare il mercato, no? È chiaro che il nostro sport è ancora un po' giovane. Io direi che dobbiamo anche crescere a livello nazionale per non essere tanto dipendenti di solo uno sponsor, no? Tutti gli sport professionisti hanno la fortuna di avere più di uno sponsor, che quello è molto importante. Ma la realtà è così. Adesso il nostro sport è ancora molto dipendente di questi paesi. Se loro smettono sarebbe un problema, no? Ma è vero che lo sport andrà avanti sempre, perché prima non c'erano e lo sport andava avanti lo stesso, ma è chiaro che è cambiato tutto, no? Allora bisogna che loro siano così, e bisogna che siamo capaci di capire tutta la problematica e di parlare e di trovare la soluzione a tutti questi problemi che vengono per lo sport professionista. Ma è anche vero che in Europa non abbiamo dei grandi problemi, no? I problemi stanno più in quei paesi, ma è vero che i problemi devono essere gestiti un po' insieme, un po' tutti, no? Non è che dobbiamo dire no, qua non abbiamo problemi, lasciamo loro fare da soli, no? Quello è vero, sono d'accordo che dobbiamo trovare una soluzione tutti insieme. E l'altra cosa è che loro non ne smetteranno. Per fortuna per noi, in questi paesi la sua passione per il cavallo, per l'endurance è diventata molto, molto grande, no? È vero che tutti questi problemi sicuramente li fa smettere un po', li fa non essere tanto, non avere tanta voglia, no? Ma io credo che per fortuna in questi paesi la passione per l'endurance è assicurata per tanti anni, no? Ma bisogna trovare un punto di connessione, un punto di gestione tutti insieme ed essere capaci di fare andare avanti lo sport, no?
Ok, credo che sì, questo chiaramente il periodo difficile sanitario che il mondo sta vivendo sicuramente sta bloccando un pochino tutti gli animi e tutte le eventuali azioni da mettere in campo. È chiaro che ci sono dei paesi forti come ad esempio la Francia, perché come sappiamo la Francia appunto è il paese dove ci sono più tesserati nel mondo dell'endurance, è il paese dove il salto ostacoli la fa da padrona in Europa, potrebbero loro veramente essere casomai i fautori, quelli che possano iniziare un'azione nei confronti della FEI, ma non contro la FEI, insieme alla FEI. Quindi potrebbe essere questa un'occasione appunto per riunirci tutti quanti intorno, come stiamo facendo adesso, a un tavolo virtuale, parlarne e portare avanti delle sensazioni e delle idee sostanzialmente. Fabrizio, vuoi fare una chiosa anche tu su quello che ha detto Ignasi, che penso che insomma condividi in pieno, vuoi aggiungere qualcosa te, vai. No, il problema è che nel momento purtroppo il mondo arabo è molto importante per l'endurance e farne a meno sembra quasi, secondo me, utopia. Bisogna lavorare insieme nel modo migliore, insomma, perché sia come sponsorizzazioni di gare che come mercato, fare senza di loro oggi sembra quasi inimmaginabile. Purtroppo i numeri, a parte la Francia, un po' la Spagna e l'Italia, in Europa pure non è che nelle altre nazioni ci sono dei numeri incredibili. Basti pensare alla situazione che c'è in Inghilterra, ci sono delle gare dove partecipano gli Emirati che sono gare belle, piacevoli, tipo Houston Park, altre gare fatte con i locali sono gare come si facevano una volta in Italia 20 anni fa, insomma. Eh sì, noi abbiamo avuto il piacere di assisterne a qualcuna, bellissime location, bellissima gente, però chiaramente stiamo parlando di un endurance diverso, di un endurance per appassionati, per amateur, no? Quelli in Francia. Io non so se fare due tipi di endurance porterebbe a qualcosa, perché ad esempio, non so, in Italia, faccio l'esempio del mio paese, chi sarebbe disposto comunque a fare una 160 ma in modalità amateur, no? Cioè solamente per vedere la soddisfazione di avere il proprio cavallo che finisce una 160, piuttosto che invece prendere una qualifica per la FEI. Approfitto, Ignasi, perché qualcuno, mi sembra Franco Pitti, chiedeva informazioni, diamola in diretta su Santa Susanna. So che sei in contatto con Juan Rodriguez e con il sindaco mi sembra di Tordera, di Misere se sbaglio, o di Santa Susanna. Santa Susanna, sì, Jordi Bordas, no? L'amico Bordas. Tu sai qualcosa, perché qua tutti la vogliono sapere, anche se ovviamente la palla di vetro, le previsioni sanitarie non ce l'abbiamo. Dacci qualche notizia in tempo reale. No, Santa Susanna è tutto pronto, stanno lavorando bene per andare avanti, la gara per adesso è tutto preparato, non c'è nessun, sai, ci sono i problemi del virus, ma è tutto gestito normale, diciamo, e non c'è nessuna cosa che non permette fare la gara. Quest'anno è anche campionato spagnolo, allora c'è tanta gente che vuole venire, c'è tanta passione e diciamo che la gestione del comune è molto positiva su questo aspetto di organizzare la gara, e io credo che sì, non c'è una cosa molto grave che chiudono le frontiere o che c'è una cosa proprio molto una chiusura forte, non ci saranno problemi. Beh sì, questo è importante perché in tanti ce l'hanno chiesto anche fuori da fuori Italia per questa grande classica di Santa Susanna, una gara spettacolare, storica tra l'altro. E volevo farti una domanda, ho fatto una selezione di domande anche chiedendo al pubblico. Quanto è giusto secondo te ottenere dei risultati a cavallo affittando dei cavalli extranazionali invece di accingere a quello che è il bacino di cavalli nostri, di cavalli nazionali? Cioè aiuterà veramente a creare delle basi per la continuità di risultati nel tempo, oppure è una panacea, nel senso che ho il risultato oggi e poi continuo e poi passerò al domani? Il discorso dei cavalieri elite, cioè è giusto che il cavaliere elite possa affittare o comprare un cavallo 6 mesi prima e poi correre un mondiale. Qui ritorniamo al discorso della divisione tra amateur e professionisti. Cosa ne pensi?
alla fine è difficile, no? Perché bisogna vedere ogni caso diverso, no? Perché se parliamo di un cavaliere elite tipo Jaume Puntí o Alex Luque o questo tipo di gente, chiaramente sono preparatissimi per gareggiare qualsiasi cavallo, no? Un altro caso è un cavaliere elite che ha fatto non poche gare, perché un elite ha fatto minimo 10 gare, no? Ma diciamo che le ha fatto tutte per finire molto dietro, che non ha esperienza per andare a vincere, no? L'esempio l'abbiamo un po' con la gara Playwright di Tryon nel mese di aprile del 2018, dove tanti cavalieri mondiali hanno affidato cavalli ai cavalieri americani, no? Lì chiaramente lo sport ha uno sviluppo, una tradizione diversa di quello che abbiamo in Europa, dove i cavalieri hanno più voglia solo di finire, dove i cavalli vanno più a una velocità più lenta, no? Chiaramente quando questi cavalli li metti a una velocità più alta, con cavalieri che hanno affittato il cavallo e vogliono solo vedere com'è il percorso o testare un po' il terreno, il risultato non è tanto positivo, perché in quella gara tantissimi sono stati eliminati nei primi giri, no? È chiaro che ogni situazione è diversa, è chiaro che l'ideale è che ognuno ha il suo cavallo, l'allena lui e vince la gara, no? Affittare un cavallo non è mai tanto bello, ma l'evoluzione dello sport ha fatto diventare tutto molto diverso. Adesso le grandi scuderie hanno tantissimi cavalli, i grandi cavalieri fanno una gara ogni settimana o anche due, no? Sai, è come sta diventando un po' simile ai cavalieri di salto ostacoli o anche ai giochi dell'ippodromo, no? Nessuno può dire che Franco Dettori non è un grande cavaliere, no? Sai, lui monta il cavallo solo il giorno della gara. Certo. Le cose non sono così semplici, dire no, affittare uno non è bravo, sai, ma come ideale, come cosa bella, direi che è molto bello che uno si allena, monta il cavallo e fa tutto lui. Dopo la realtà è che i professionisti sono gente molto brava e anche loro sono molto capaci di gestire bene i cavalli, no? Chiaramente bisogna trovare una cosa in mezzo e ogni situazione è un po' diversa, no? Certo. E Ignasi, tu leggevo come chef d'équipe della squadra spagnola, hai vinto dal 2012 25 medaglie. 25 medaglie, cioè incredibile, tra europei e mondiali, quindi individuali e a team. Qual è diciamo, il segreto, oltre a saper fare ovviamente il vostro lavoro, i cavalli, l'allenamento? Cioè c'è un qualcosa, si può leggere, si può studiare per arrivare a questo, oppure è frutto solamente di, appunto, di contatti e di avere cavalli migliori rispetto agli altri, no? Perché spesso andiamo in gara e dicono questo è tutto il plotone di Giuma, quindi è inutile starci dietro. Qual è cioè, se esiste, qual è il segreto? Insomma, questa è una domanda molto aperta, perché vorrei spingervi tra l'altro a parlare anche di qualcos'altro, anche eventualmente di qualche esperienza, la più bella che avete vissuto, casomai insieme. Questa è la seconda domanda. Vai, Ignasi. Sì, è vero che sono tante medaglie, ma 25 medaglie. Sì, sì. No? Ma aspetta un attimo, perché sto controllando il telefono, perché non so se c'ho la batteria, non c'ho la batteria. Vabbè. Senti Luca, ma 25 comprese quelle di Tryon? Sì, chiaro, quella di Tryon è quella più grande, quella di Tryon, credo che perché non se l'è messa dietro. Ora vedi, diamo il tempo a Ignasi di trovare un caricatore e di mettere in carica il telefono. Fai parlare, Fabrizio, sì, parla te un attimo. Sì, intanto c'è Fabrizio che comunque gli volevo chiedere. Fabrizio è reduce da 2 giorni pesanti, importanti, perché abbiamo avuto qui in Italia oltre
non so quanti cavalli c'erano, mi sembra, 100, quanti ce n'erano, Fabrizio? A Tra Città di... interregionale e campionati pony under 14 quasi oltre 150 cavalli, insomma, abbiamo fatto. Capito Ignasi? 150 cavalli, quindi state attenti in Spagna perché qua la base stiamo lavorando bene. Cioè, 150 ragazzi under 14 pony interregionali, tanta roba in Umbria. E continuavi, hai trovato il caricatore, tutto ok? Sì, credo che tutto ok. Ma Ok. sono veramente tantissimi. Io credo che questo è il lavoro che bisogna fare. Bisogna puntare su gente giovane, su cavalli che cominciano e andare avanti così. Alla fine, te dicevi come abbiamo arrivato a vincere tante medaglie. Noi alla fine siamo tutti un po' usciti dall'endurance che si è impostato nella Catalogna 30-40 anni fa per il dottor Cialabardè, no? Che dobbiamo ringraziare. E questo sistema di gare di regolarità, di gente che fa le gare piano, piccolo, sai, le gare di 40, di 60, quello è la base, no? Alla fine quello ti fa diventare, ti fa avere gente di base e alla fine cresci e diventi forte, no? Dopo noi abbiamo avuto la fortuna di avere la Francia molto vicina, allora siamo andati tanto parecchio spesso a imparare in Francia, no? Perché per fortuna è facile per noi arrivare lì, no? Dopo abbiamo cominciato a lavorare negli Emirati, anche quello ci ha aiutato tantissimo, no? Io credo che siamo stati capaci di mischiare l'endurance tradizionale europeo con l'endurance professionista degli Emirati, no? E questo insieme ha fatto un gruppo di gente importante che è riuscito a crescere molto dentro lo sport, no? E questi ultimi anni ci siamo trovati tutti lì, no? Non è un po' un casuale. E chiaramente avere una squadra come quella di Giuma fa la differenza, quello non c'è dubbio, no? Ma abbiamo anche gente come Alex Luque o altri che magari non sono sempre in squadra, ma che hanno stato in squadra, come Jordi Arbojo, come le sorelle Liebra o Robert Dier, che anche loro sono bravi, che aiutano, perché alla fine siamo fortunati ad avere un gruppo importante di gente che è arrivato a un livello molto alto, no? Ma avete anche un bel ricambio in Spagna in questo momento? Cioè a livello di Young Rider sta funzionando? Oppure perché abbiamo sentito dei nomi conosciuti, sta uscendo anche qualcosa di nuovo? È difficile che c'è gente 100% nuova, no? Perché alla fine tutti sono collegati alla famiglia, a vecchi cavalieri, ma in junior abbiamo adesso per esempio i figli di Michel Villa che cominciano a essere anche in squadra, no? Pensa un po'. Sì, arriva gente giovane importante e dopo anche gente nuova che non era collegata con l'endurance ma che sono dei bravi cavalieri e stanno diventando professionisti perché i trainer importanti quando trovano un ragazzo forte gli danno dei cavalli a montare, no? Sai, già un po' sta succedendo come il pilota di Formula 1, non di Formula 1, ma il pilota di moto o i cavalieri di salto ostacoli, che non è più il proprietario del cavallo chi monta il cavallo, sino che il proprietario cerca un cavaliere bravo, no? Diciamo che quello, anche se fino adesso era solo una cosa che succedeva negli Emirati, sta succedendo anche in tutta l'Europa, no? È un altro segno di che questo sport sta diventando diverso, no? Non è più un cavallo, un cavaliere. Sì, quello è vero anche. Io sono molto, molto orgoglioso del cavaliere tradizionale che ha un suo cavallo che fa tutto lui, che è una passione, che è una cosa molto, molto tradizionale. Ma è vero che lo sport diventa professionista e non è che puoi dire no, adesso non vogliamo che sia professionista. Sai, alla fine se uno può fare che la sua passione è il suo mestiere è anche bello, anche quello, no? Certo. E qua sta succedendo che tra i messaggi che riceviamo c'è un ping pong anche tra quelli che scrivono. C'è Gabriella Bosco, quindi la signora Podium, che scrive ad entrambi qual è l'endurance che vorreste? Quindi diamo qualche secondo di tempo a Fabrizio
qual è l'endurance che ti piacerebbe? E poi Ignasi. E Marcello Conte risponde: Gabriella, quello dove la ricerca del limite va a braccetto con il rispetto delle regole. Ma ovviamente poi ognuno ha la sua teoria. Fabrizio, tu qual è quello che sogni? L'endurance che sogni? Che tra l'altro tu ne hai visto parecchio, insomma, sia a casa che all'estero. È difficile dire l'endurance che sogno. Il compito di tutti noi deve essere sempre quello di dare il meglio per ottenere una disciplina dove i valori dello sport siano sempre i capisaldi, diciamo, e poi sempre tutto nel rispetto del cavallo, perché cioè, dobbiamo sempre tenere presente la parte cavallo, insomma, questa è la cosa più importante. E, diciamo che come dice Ignasi, per me l'importante è la base, allargare il più possibile la base. Noi, soprattutto in Italia, nella regione, siamo molto felici perché funziona tanto le gare dei pony, le gare under 14, che sono gare di regolarità e che insegnano proprio innanzitutto rispetto per il cavallo. Occhio che Fabrizio l'abbiamo perso per un attimo. Comunque sì, quindi abbiamo ovviamente al centro il cavallo, intorno tutta quanta la base, rispetto del cavallo. Sì, di Ignasi ovviamente diceva è bello, è romantico, no? Pensare ancora al cavaliere che compra un cavallo, lo tiene a casa, casomai nel recinto a casa, non ma neanche in uno stable o in un maneggio, ce l'ha a casa e inizia a fare le prime gare. Bellissimo, quello è l'endurance che io ho conosciuto e le prime piccolissime gare che ho fatto, quelle poche che ho fatto, venivano da questa tradizione, da questa sensazione, però le cose cambiano nel mondo e nella vita e quindi bisogna essere anche bravi a cambiare al passo ed stare al passo con i tempi. Ignasi, quindi tu, bacchetta magica, cosa faresti a Losanna? Cioè tu vai a Losanna, immaginati, vai a Losanna e ti dicono ok Ignasi, fai qualcosa tu per l'endurance. Che cosa faresti? Non ti chiedo la domanda di quell'endurance che vorresti perché è questo, se tu la potessi andare lì a Losanna a dire ok, da domani cambiamo, iniziamo a fare qualcosa, cosa faresti? Boh, ci sarebbe tante cose da fare, no? Ma è difficile da dire così in un attimo, no? Ma l'importante sarebbe la gestione. Per esempio, adesso abbiamo un regolamento che è difficile di capire, no? È un regolamento che non tiene in considerazione il cavaliere, soprattutto, no? Sai, neanche i cavalieri amatori, neanche i cavalieri professionisti sono d'accordo. Io ho parlato con tutti, non solo con i professionisti, anche con cavalieri inglesi non professionisti, e ti dicono che anche loro non capiscono niente, no? Cioè, il regolamento è molto importante. Bisogna avere un regolamento adatto, che non ci siano problemi. Per esempio, guardiamo un sport mega professionista, il calcio, ma anche mega amatore, tutto il mondo gioca a calcio, no? In tutto il mondo. Non cambiano il regolamento ogni anno. Noi stiamo cambiando il regolamento continuamente e quest'ultimo anno abbiamo messo un regolamento che è tutto diverso. È come si dire adesso il calcio si gioca con la mano e non è più con il piede, no? Sai, proprio hanno cambiato lo sport di una forma brutale. Io credo che i cambiamenti ci devono essere, ma bisogna una cosa più parlata, più organizzata. Pensa che nel 2017 abbiamo fatto il convegno Fedi Endurance a BIC, lo abbiamo organizzato noi qua, è l'ultima volta che abbiamo parlato tutti insieme di endurance, dal 2017, no? Sai, e lì c'erano tante domande e poche risposte, ma era un inizio, cioè avevano cominciato a fare le domande, no? Nessuno sapeva le risposte. Vabbè, non è che subito abbiamo una risposta, ma minimo ne parliamo e non abbiamo più fatto nessun meeting, no? Sai, da fare c'è, bisogna gestire bene lo sport professionista, bisogna capire bene come si fa una Coppa del Mondo professionista, come succede con la Champions League di salto ostacolo o il Masters di tennis o altri tipi di sport, no? Bisogna vedere che tipo di montepremi arrivano alle gare professionisti, così lo sport non è più un mercato di cavalli, sino che è uno sport professionista dove il cavaliere può vincere uno stipendio, può vincere i suoi soldi vincendo le gare, non è questo bisogno di vendere sempre il cavallo, no? Cioè, quello sarebbe una cosa da parlare e cercare di organizzare, no?
il regolamento l'ho già detto, e dopo ci sono altre tante cose, la formazione, l'educazione, fare sviluppare lo sport in tutto il mondo. Io, una delle prime cose che ho fatto quando ero nel comitato FEI è stato il manual for coaching per endurance, no? Io sono di quelli che l'ha scritto insieme a Rod Fisher. Quello non so cosa ne fa la FEI, perché io credo che è molto importante l'educazione, no? E fare crescere lo sport in tutto il mondo. Abbiamo parlato tanto che l'endurance è cresciuto tantissimo negli ultimi 20 anni, ma io vedo che ci siamo fermati, che non c'è una crescita come c'era prima. Io credo che ci manca più educazione e più sviluppo dello sport, no? Io vedo che il salto ostacoli continuerà a crescere tantissimo e noi siamo un po' solo cresciamo a livello di mercato. La gente nuova subito vuole vendere il cavallo, la gente nuova solo pensa che diventa professionista. C'è gente nuova che comincia, fa 2 o 3 gare e pensa che è già un professionista dello sport. Dai, quello non è così. Uno non diventa professionista in 2 giorni, uno non è avvocato facendo 2 corsi, no? Bisogna fare la laurea. Allora, sai, tantissime cose da fare. Ma soprattutto bisogna che ci sia gente che capisce lo sport e che lo gestisce bene, no? E c'è tanta gente brava nel mondo che può farlo, ma io credo che veramente non stanno cercando questa gente, no? Siamo No. stati lì. Alla fine tutti siamo disposti a aiutare. Anche io ho avuto tanti problemi con la FEI, tutto il casino di Tryon, ma io sarei disposto ancora a dare una mano. Ma sai, è così. Sì, i problemi sono tanti, però io vedo che comunque il pensiero è sempre comune tra tutti. Cercare di non ovviamente mettere ai vertici a parlare chi casomai non sa nulla di endurance, ma lo vediamo anche nella politica, no? A fare il ministro della salute c'è la persona che è laureata in giurisprudenza o in legge, che è una fa l'avvocato, chiaramente già lì è un problema. Quindi ritorniamo al solito problema della politica. La Bosana non so se l'ha scritto Angela o Diana, ha scritto servono le scuole di endurance, si risolverebbero molti problemi. Vorrei dare voce a Daniele Serioli, uno dei cavalieri di punta italiani, che fa bene anche all'estero, che chiede a te, Ignasi, cosa ne pensi dell'endurance italiano, cioè cosa si dice dell'endurance italiano fuori, perché spesso poi non si ha la percezione, insomma, oggi, tralasciando chiaramente questo periodo difficile che stiamo vivendo, ma proprio fuori dai denti, cosa si dice di noi? No, io sono appassionato dell'Italia, veramente per me l'Italia è come la seconda casa, no? A me mi piace tantissimo l'Italia e soprattutto le gare in Italia, l'ambiente in Italia. Io credo che c'è una passione molto importante, propriamente la passione che mettono i cavalieri italiani, la gestione in Italia è molto importante. Io credo che magari questa passione qualcuna volta non riesce non so perché, no? Io credo che avete tantissima gente che fa lo sport di base, come dicevi prima, c'è tanta gente che comincia, c'è qualcuna cosa che non so perché non permette arrivare a quel salto di qualità in alto, no? A avere un gruppo importante che può essere davanti. Non voglio dire che non c'è gente brava, perché ce ne sono tanti, ma diciamo un gruppo di livello mondiale. È vero che il nostro sistema nella Catalogna ci ha permesso di concentrare tanta gente forte in una zona, e quello aiuta tantissimo a fare crescere il livello, no? Quando magari in Italia voi siete più dispersi in tutto il paese e non c'è tanta comunicazione fra un cavaliere e l'altro, no? Noi abbiamo la fortuna di essere tanti insieme nella zona di nord della Spagna e quello ci dà la vicinanza, no? Te vai a una gara e ti trovi tutti lì, uno con l'altro condividono, magari anche con la competenza, con la gara, ma uno impara di l'altro, no? Certo. Beh sì,
questo problema dell'Italia, che chiaramente siamo divisi, siamo in uno stivale lungo e noi continuiamo sempre a combattere. Ad esempio adesso c'è il campionato italiano alla parte sud dell'Italia, che sono più di 1000 chilometri di chi vive in Lombardia. Fanno prima andare a Vic, chiaramente a correre, che venire da noi. Quindi questo purtroppo è un po' il nostro problema. Ci sono le isole, c'è la Sicilia, c'è la Sardegna, cioè questo è un problema logistico che comunque deve essere superato. Invece volevo chiedere a Fabrizio, che comunque ha avuto la possibilità di lavorare in Spagna, a stretto contatto con Ignasi e con quella realtà. Cosa c'è di diverso, in due parole, quando vivi quella realtà e quando torni in Italia? Poi è vero che non si è profeti in patria, anche se tu comunque lo sei, perché comunque sei sempre presente, sei sempre stimato, da quello che vedo, insomma, non è piaggeria. Dimmi, Fabrizio. Ma innanzitutto io credo che negli ultimi anni l'endurance in Italia va sempre migliorando. Vedo comitati organizzatori che fanno gare più belle, più partecipanti. Questo fine settimana al Vivaro ci saranno oltre 100 cavalli sulle categorie FEI, quindi questo è molto importante. Io la grossa differenza che ho notato, soprattutto anni indietro, tra Spagna e Italia, che in Spagna c'è la volontà a voler mandare bene le cose. Succedono anche problemi durante la gara, tutto quanto, ma c'è la volontà di mandare bene tutto quanto e di finire fino in fondo. In Italia invece c'è la volontà di cercare il problema, discussioni, purtroppo così. 20 giorni fa c'è stato il campionato spagnolo Young Rider, il gruppo di testa si è perso per un errore di percorso, ma non se n'è accorto nessuno, non c'è stata una polemica, hanno perso 10 minuti i primi 7 cavalli ed è finita lì, non c'è stata neanche una discussione. Una cosa del genere in Italia avrebbe avuto altre ripercussioni. Fabio Zuccaro, che sta in segreteria, neanche se n'è accorto di questa cosa. Ce ne siamo accorti noi che stavamo sul percorso, per dire come, vabbè, hanno sbagliato strada, mancava un segnale, amen. Sono ritornati indietro e hanno ricontinuato la loro gara. Sì. C'è più volontà a voler mandare bene le cose. Comunque, ripeto, io ormai sono 20 anni che faccio la disciplina pure in Italia, c'è sempre un miglioramento di tanti aspetti in Italia. Purtroppo poi l'altra cosa, la grossa differenza è la stabilità. In Spagna praticamente il gruppo della nazionale, della federazione, sono 10 anni che sta lì e quindi ti dà la possibilità di sbagliare, cambiare, correggere. Qui ogni anno si cambia tutto, si riparte dall'inizio e quindi per me serve la cosa più importante è la stabilità a livello sia politico che di squadra, insomma. Speriamo che il presidente della federazione, che tra l'altro è stato spesso nostro ospite, l'avvocato Di Paola, ci ha ascoltato e ha tirato fuori qualcosa di buono da questo tuo intervento. Approfitto perché vi ha salutato Alex Luque e Pablo José López Sánchez, vi salutavano in diretta. È una bella domanda, non so se mi può rispondere, dimmi sì o no Ignasi, ma credo non ci sia nulla di male. Quanto è il budget che la federazione spagnola mette ogni anno nell'endurance, per capire come siamo messi noi rispetto alla Spagna? Il budget più o meno, perché non è preciso, ma sarebbe sui 200.000 euro. Il budget della federazione spagnola sulla squadra, non sulla squadra, sulla gestione di endurance totale per tutta la stagione. Insomma, è parecchio. Tanto è per la squadra, ma c'è anche per gestione a livello nazionale. Anche qui spero che il presidente della nostra federazione ci ascolti e si ricordi di questa cosa, quindi circa 200.000 euro rispetto ai nostri. Non so sinceramente quest'anno quanto è stato, perché è stato un anno particolare, credo ci sia ancora del budget in cassa che non è stato utilizzato per via chiaramente del Covid e delle mancate trasferte che dovevano essere pagate. Quindi Damiano della scuderia Montefiore, spero che ti abbiamo risposto e già immagino la tua faccia. Signori, siamo a 55 minuti, quasi un'ora, e chiaramente io ancora non nemmeno Fabrizio, immagino, avete cenato, quindi io volevo solamente fare una cosa un pochino più goliardica. Fabrizio e Ignasi, raccontateci, se ce l'avete in mente, uno sketch con un qualcosa di particolare che vi è successo insieme, qualche ricordo simpatico fatto, qualche mangiata, qualche bevuta, per carità, perché poi gli spagnoli sono calienti, sono caldi, ma pare che pure noi italiani, specialmente come dicevi tu Fabrizio, quando c'è un problema siamo subito pronti ad aizzarci. E poi se si sbaglia percorso ricordateci che c'è il GPS,
che siamo stati i primi a lanciarlo a Tordera, io e Franco Pitti, che venne Sheikh Mohammed, lo voglio, mettimi l'app, scaricami l'app. Io stavo un po' chiaramente ansioso, perché c'avevo lo sceicco che mi chiedeva dammi l'app, insomma, vabbè, questo tanto per farmi un po' di pubblicità, ma la trasmissione è la mia, quindi faccio quello che voglio. Allora, vi ho dato un po' di tempo per pensare a qualche sciocchezza che avete fatto insieme. Chi vuole iniziare? Se si può dire, ovviamente. Comincio io così le do più tempo di pensare. Allora, diciamo che non è è un racconto che il primo anno che io sono stato il veterinario della nazionale spagnola abbiamo fatto il campionato del mondo a Houston Park, dove partivamo con Nobby e siamo arrivati ai quarti e non abbiamo vinto nessuna medaglia di squadra, e partivamo poi in Belgio ai campionati europei Young Rider con Lucero Michi, che l'anno precedente aveva fatto quarto al campionato del mondo in Bahrain ed era il cavallo da battere, eppure lì non abbiamo vinto nessuna medaglia, quindi primo anno nessuna medaglia sia con i senior che con i junior, e io ero disperato e dicevo ma come abbiamo fatto? Abbiamo sbagliato tutto. E Ignasi mi disse non ti preoccupare che abbiamo capito dove abbiamo sbagliato e verranno tante medaglie, e quindi mi riallaccia le 25 medaglie. Lui me l'ha detto subito quel giorno in Belgio, stavamo in Belgio, mi ricordo in macchina, io scuotevo la testa e lui mi ha detto non ti preoccupare, arriveranno tante medaglie. Tu pensavi di essere spedito in Italia subito, ho detto no qua. Cioè, sì, il primo anno me menavano, però con l'esperienza di oggi se ritorniamo a fare quelle gare vinciamo medaglie pure lì. Immagino. Ignasi, tu qualcosa, un ricordo particolare? È difficile, non mi ricordo, sai, ci sono tantissime cose, veramente, ma io ho un ricordo molto bello di Tryon, anche se è stato tutto il casino e tutto. Il momento che eravamo insieme con Fabrizio nel punto di assistenza nel penultimo giro, mancava solo un giro, eravamo lì in mezzo alla campagna, il classico campo in America, così verde, con gli alberi e tutto, e hanno passato Alex Luque e Jaume Apunti. Così facile, sai, i cavalli andavano proprio una cosa, sai, quando hai stato lavorando tanto tempo, quando vedi che i cavalli proprio stanno vincendo la gara molto facile, mancavano 20 chilometri, sai, sempre può succedere qualcuna cosa, ma e quel momento di felicità era stato un giorno molto difficile, la partenza, la pioggia, l'uragano che stava per arrivare, tutto, no? E proprio era verso le 5:30, alle 6 di pomeriggio che era uscito il sole, era proprio una cosa mistica quasi, no? E, sai, stavi lì godendo proprio una cosa senza parlare proprio, no? Questi momenti proprio ti fanno molto felice, no? Perché lì parliamo di tante cose, ma lì veramente è la felicità del cavallo e l'uomo, e vedi che i cavalli proprio stanno bene, stanno vincendo un mondiale, ma i cavalli stanno godendo come noi, no? Quando diceva Babi che endurance vogliamo questo endurance, no? Perché si può vincere e il cavallo sta benissimo, no? Non è che il cavallo che vince soffre, no? Vogliamo che i cavalli stiano bene, quello non c'è dubbio, no? E questi momenti proprio, sai, per fortuna ci sono stati, no? E alla fine quello ti fa essere positivo e andare avanti, no? Devo ringraziare a tutti per questi momenti, soprattutto ai cavalli. Ok, ti fa capire insomma che ci sono dei valori anche diversi nella vita, sono delle sensazioni. Mi è piaciuto quando hai detto eravamo in completo silenzio, no? Quindi a volte io con il mio più caro amico che fa il maniscalco, che ora non ci vediamo più da tanto, spesso lui ferrava, io gli passavo i ferri del bestiere o gli tenevo la zampa del cavallo e passavamo dei Fernando Rossi del maneggio qui del St. Just di Paganica, dove vivo io all'Aquila. Spesso passavamo interi pomeriggi senza dire una parola, senza dirci una parola, ma era bellissimo. Erano delle sensazioni veramente belle a contatto col cavallo, mentre lo stavi ferrando casomai per fare una gara il giorno dopo. Vabbè, queste sono mie cose bucoliche. E niente, allora ragazzi, a questo punto io vi saluto, siamo a un'ora, vi faccio fare un giro, se volete salutare, ringraziare qualunque cosa, con l'auspicio di rincontrarci con Ignasi, spero a Santa Susanna, se sarà possibile, e con Fabrizio, vabbè, ci vediamo sicuramente più spesso, forse ci vedremo al campionato italiano a Carovigno, in Puglia, in un posto tra l'altro bellissimo. Avremo, Ignasi, una gara favolosa in un posto, in una riserva naturale, tutto vista mare, quindi avremo un percorso sul mare, una roba
veramente bella, in provincia di Brindisi, al Gaswit Endurance. Va bene, vi faccio fare un giro e poi vi saluto, manderemo la sigla con l'auspicio di essere stati di aiuto, essere stati una trasmissione che sia scivolata via nel migliore dei modi. Tutti a Carovigno, dice il nostro amico Francesco. Vai a te Ignasi, che se vieni stai fuori, e Italia, e poi Fabrizio che sta qui a 100 km da me. Devo ringraziare tutti, soprattutto tutta la gente che ci ascolta e che sono appassionati dell'endurance come noi, no? E alla fine siamo tutti qua per i cavalli, no? È la nostra passione, perché anche se è il nostro mestiere, come dicevi te, non basta, no? Perché uno fa un mestiere, ma quello è una forma di vita, no? Noi alla fine te quando stai lavorando, ma stai sempre pensando al cavallo, allo sport, no? È così. Bene, lo dici a me, io lavoravo in regione, quindi avevo il mio bello stipendio, stavo sereno e tranquillo, mi sono licenziato per seguire voi scalmanati dell'endurance, quindi puoi immaginare, non avevo soldi per poter comprare 1 o 2 cavalli, ce n'avevo 2, ma fatto male uno, fatto male l'altro, era difficile, insomma, e quindi comunque ho inseguito questa passione, si vive anche di passioni nella vita, è tanto breve. Grazie tantissimo Ignasi di essere stato con noi per l'ora che ci hai dedicato. Il parola finale a Fabrizio e poi manderemo la sigla. Vai Fabrizio. Io pure volevo ringraziare, è stata una bella opportunità. Pure io dico che la nostra, più che una passione, è quasi una malattia, perché tante volte facciamo tanti sacrifici per questo. E poi volevo strappare una promessa a Ignasi, visto che ha detto che gli piace l'Italia, se quanto prima torni a fare una commissione in Italia, perché sento un po' la mancanza di lavorare insieme a te, capo. No, io volentieri. Il problema è che gli ultimi anni proprio la gestione della squadra non mi dà tempo di girare come faceva prima, perché io sono un appassionato anche di fare la veterinaria, di essere nel campo con i cavalli, con i cavalieri, ma la gestione della squadra mi impegna tantissimo. Volentieri, sai, a me mi piace sempre andare in Italia. Perfetto. Va bene. Grazie a tutti. Allora, abbiamo fatto gli auguri a Gaetano Ambrosio, il veterano dell'endurance, ci hanno seguito in tantissimi. L'appuntamento è al prossimo, penso lunedì o martedì. E con voi Ignasi vi ringrazio, a Ignasi per essere stato con noi, Fabrizio anche. Un abbraccio a tutti e alla prossima. Mandiamo la sigla. Ciao, andiamo a mangiare. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.